Benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento con Oltre i confini della realtà. E oggi torniamo a parlare nuovamente del Signore degli Anelli ed in particolar modo naturalmente, come in questo periodo avviene in modo abbastanza virale, parliamo degli Anelli del Potere, la serie televisiva di Amazon, nella fattispecie di quella che potrebbe essere l'argomentazione su cui incentrare l'intera terza stagione. Infatti in quest'ultimo periodo non si fa altro che discutere del fatto che sembra quasi che l'intera serie televisiva abbia come vero protagonista non Galadriel, non Gandalf, non tutti i personaggi della Terra di Mezzo, ma il grande cattivo, ovvero Sauron. In questo frangente ci sono tutta una serie di cose importanti da rivedere del secondo capitolo. E se la terza stagione quindi fosse totalmente incentrata sul far luce del passato e anche magari di altri poteri del grande cattivo, del Signore degli Anelli, del figlio di Morgoth, del cavaliere di Morgoth, del generale di Morgoth, del capo dei cattivi che sostituisce lo stesso Morgoth nel momento in cui esso fallisce, viene sconfitto dalle altre divinità e viene imprigionato. Durante gli episodi della seconda stagione, la nemesi del Signore degli Anelli, così potremmo definirla, e non solo, ha più volte fatto riferimento ad una serie di eventi passati che addirittura lo avrebbero afflitto, facendo immaginare che egli fosse più un buono che un cattivo e che abbia subito di conseguenza tutta una serie di problematiche che potremmo dire comprendere torture, lavaggio del cervello, mutazioni, eccetera, un po' come è avvenuto anche per gli orchi. E stiamo parlando naturalmente ancora una volta di Sauron. Non sono mai stati portati sullo schermo questi piccoli problemi, piccoli tra virgolette, del grande cattivo del Signore degli Anelli. Siamo forse quindi davanti ad una intera stagione televisiva del Signore degli Anelli, gli Anelli del Potere, che può approfondire questo argomento. L'elemento fisico che accompagna Sauron è già di per sé una novità assoluta, almeno per quanto riguarda gli amanti della trilogia letteraria del Signore degli Anelli e persino l'interpretazione fatta per la versione cinematografica, in cui il cattivo viene menzionato e descritto in modo piuttosto concettuale, senza dettagli, troppi dettagli comunque, almeno sulla sua personalità, sul suo passato, sulle sue vicende, come se fosse una nube scura e sempre presente, in grado di influenzare in qualche modo le azioni degli abitanti della Terra di Mezzo. Quindi non un essere in carne ed ossa come viene rappresentato nella serie Amazon, anche se con poteri straordinari, la capacità di mutare forma, eccetera. Lo stesso Sauron ha inoltre menzionato un altro iconico cattivo dei racconti di Tolkien, appunto il suo mentore, il suo capo, potremmo dire nuovamente il suo padre adottivo, tra virgolette, nel male, senza il bene ovviamente, che è Morgoth, nonché suo padrone, e a sua detta, abbiamo visto nella seconda stagione degli Anelli del Potere, persino il suo aguzzino. E questa cosa innesca sicuramente una serie di domande, di perplessità, di dubbi e naturalmente di curiosità su quello che sarà il terzo capitolo di questa bellissima serie. E sempre secondo lui, secondo Sauron, in una versione naturalmente modificata che è quella di Annatar, nonostante le sue azioni siano da considerarsi spregevoli, che mostra dei lati quasi umani, deboli, eppure è un essere senza moralità, anche se in confronto al suo padrone Morgoth potrebbe essere un gradino meno cattivo. E a quanto pare gli Anelli del Potere fanno luce sulla verità,
cioè aggiungono quel quid di informazioni necessari per capire di più questo personaggio. Non dimentichiamo che oggi viviamo in un periodo in cui i cattivi, soprattutto nelle grandi case produttrici di film cinematografiche, serie televisive, ma anche fumettistiche come la Marvel, la DC Comics, eccetera, accentuano molto i personaggi cattivi. Persino in Star Wars questo accade, e a volte persino in Star Trek. Comunque in Star Trek avviene sempre più spesso. E lo stesso vale per serie televisive fantasy come Il Trono di Spade, come The Witcher, eccetera eccetera. Nello show di Amazon, Sauron viene descritto come un essere costretto ad essere malvagio dallo stesso Morgoth, e quindi potremmo vedere dei flashback, potremmo vedere delle situazioni in cui si vedrà quello che è accaduto nel suo passato, quello che gli ha fatto Morgoth e persino qualcosa di Morgoth stesso. Ora, con il suo aguzzino scomparso, è pronto a risanare quanto fatto a guarire la terra di mezzo, ma naturalmente lo vuole fare a modo suo, dando una casa ai suoi sudditi e distruggendo, sottomettendo tutto quello che sta nella terra di mezzo. Insomma, la visione di se stesso, di un iconico cattivo non esattamente in linea con le sue azioni. Una figura che in più di un'occasione ha mostrato perplessità, dubbi, in cui ha avuto esitazione e quasi stava per prendere una strada differente, soprattutto nella prima stagione. Non è un caso che lo stesso Sauron menziona più volte la bontà d'animo e la malvagità di Morgoth. Con tutta probabilità in futuro verrà esplorato proprio questo passato e quindi mostrato il volto oscuro del maestro di Sauron in più di un flashback. Insomma, la terza stagione degli Anelli del Potere potrebbe mostrarci un Sauron nei panni del buono, almeno attraverso i ricordi, servitore di uno dei Valar più potenti, ovvero di Morgoth, quando ancora si chiama Mairon e quindi non serve poi soltanto Morgoth, ma prima serviva altri Valar. La sua convinzione di essere buono, cosa che ovviamente collide con le sue azioni malvagie, ha un senso preciso nella storia letteraria di Tolkien. Sauron infatti era effettivamente buono un tempo, questo lo sappiamo per certo, quando era ancora un Maia, ed era appunto al servizio dei Valar e non in particolar modo di Morgoth. Ovvero era una figura simile a quello che potrebbe essere un nostro angelo e viveva a Valinor insieme ai suoi simili. Ora sarebbe davvero emozionante sicuramente vedere il periodo di Sauron a Valinor, quindi riuscire a vedere queste divinità, queste creature semidivine, questa sorta di angeli, e vedere Sauron stesso nel suo percorso per diventare il malvagio quando ancora veste i panni di Mairon. Un essere buono e affidabile che finalmente potrà farsi spazio in un prodotto per il piccolo schermo. Tolkien ha più volte sottolineato che Sauron non è stato creato intrinsecamente malvagio, ma che il suo desiderio di perfezione impossibile lo abbia portato sul sentiero oscuro, alla corruzione, alla decadenza e al servizio del male. Sembra quasi di vedere la storia di Lucifero. Ma questa naturalmente è un'altra storia. Ovviamente spero che questo video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo il like, iscrivetevi al canale, attivate il campanello se volete ricevere le notifiche. Ci vediamo alla prossima e non dimenticate di lasciare il vostro feedback o le vostre domande sotto al video. Ciao a tutti.